Pensa che roba, a pochi minuti dal coprifuoco ci troviamo sotto la pioggia, incappucciati e nascosti dalle mascherine come banditi ad installare illegalmente un'opera non autorizzata su suolo pubblico. Detta così sembra che siamo noi i cattivi della storia. Facciamo così, ve la racconto un po' più soft partendo dal giorno zero. Anche perché questo è il finale della storia e così non ci state capendo un cazzo. Mi chiamo Malloru per gli amici Ema e ho deciso che per 12 mesi vivrò in 12 città diverse in Italia. Dopo il primo mese a Bologna, la seconda città è Firenze, città dell'arte. Appena arrivato mi raggiunge a casa sto matto qua. Si chiama Pedro. Di un cazzo! Dai, c'ho fame, dai! Lui a Firenze è praticamente una sorta di sindaco, conosce tutto e tutti, l'uomo jolly di cui avevo bisogno. Domattina sveglia presto, Domattina ti voglio sul pezzo alle 6. Perché domattina tanta roba. Domattina tanta roba! Si parte al botto! Forse un po' eccessivo le 6, Pedro. Volevo andare a letto alle 4 di notte e questo è il risultato. Sì, forse svegliarci presto avrebbe evitato la fila. Ma io gliel'avevo detto che non mi sarei alzato così presto. Vabbè, 2 ore di fila dopo. Gli Uffizi erano degli uffici comunali, capito? Uffici. Sei pronto per Botticelli? È Simonetta Vespucci, la donna più bella del Rinascimento, e Botticelli era innamorato pazzo di lei. Mettiamoci la mascherina, se no il cavallo con la coda in Getz. Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico. Nonno, nipote. Te pensa quanti soldi aveva questo signore qua? Questo signore si era fatto fare il ritratto suo e della moglie da Raffaello. Michelangelo era uno scultore, quello è l'unico dipinto suo. Finito il tour agli Uffizi mi faccio un giro, allontanandomi dal centro, e l'arte mi rincorre. Perché anche in periferia i muri sono pieni di street art, un museo a cielo aperto. E ora vi faccio una domandina al volo. Esiste secondo voi arte di serie A e arte di serie B? Poi magari ne riparliamo meglio più tardi. Comunque di tutta la street art beccata in giro c'è stato qualcosa che mi ha colpito. Mi ha colpito il modo elegante con cui riusciva a trasformare un cazzo di divieto d'accesso che è un pugno in un occhio in qualcosa di figo da guardare. L'artista che ha fatto questo si chiama... ma ancora, ti ho detto 5 volte, te l'ho detto 5! Clet è un artista francese arrivato 15 anni fa a Firenze, dove attualmente vive stabilmente. Dedito inizialmente alla pittura, si cimenta anche nella sticker art, una tipologia di street art che nel suo caso consiste nell'applicare adesivi su cartelli stradali. Le sue operazioni hanno posto numerosi interrogativi per il suo contenuto, a volte provocatorio. Numerose le installazioni di Clet, fanno ridere, emozionare, ti lasciano imbambolati a guardarle e soprattutto fanno incazzare le istituzioni. Nel 2010 Clet posiziona di nascosto un suo autoritratto in una delle sale di Palazzo Vecchio. Ma che cazzo, se ne sono accorti solo qualche giorno dopo. Lo riguardano anche delle questioni legali. Nel 2014 Clet installò su uno sperone del ponte alle Grazie la figura stilizzata di un uomo fatta in metallo, che chiamò l'uomo comune. L'opera aveva un piede ancorato al ponte e l'altro che procedeva nel vuoto. La scultura venne rimossa dopo un mese dalle autorità perché non autorizzata, ma Clet la ricollocò al suo posto, ricevendo per questo una condanna al pagamento di una multa di oltre 10.000 euro. La sentenza venne però annullata in appello. Insomma, mi sento un tipo pratico e volevo assolutamente incontrarlo di persona. E per proporgli il fatto che vorrei parlare di street art, quindi fare un video con lui. Diceva mio nonno diceva un po' di cazzate, però ogni tanto i suoi proverbi ci prendevano proprio. E diceva, ucca che non parra si chiama cucuzza.
Queste sono le storie che creo e metto online, poi se ti va con calma le guardi bene e voglio proporti questo, voglio seguirti, voglio documentarti, voglio essere il tuo complice, la tua ombra. Quindi questo detto siciliano parafrasato e tradotto sarebbe: se non chiedi le cose non le ottieni. Insomma, la domanda è: voglio portare con te? Sì, appoggia la bici al palo, ora ti farò vedere. Eccoci qui sul campo, fianco a fianco con uno dei migliori street artist in Italia. Credo che la mia professoressa d'arte di quando ero piccoletto adesso mi debba delle scuse. Curiosità, come mai fate questo lavoro? Avevamo appena iniziato, le cose si stavano già mettendo male, non volevo che degenerassero, quindi per confondere il nostro signore anziano ho messo in atto le mie prime lezioni di inglese. Chi ve l'ha detto di fare? E il problema è che non mollava l'osso. Sono due passi, grazie, così. All'inizio ero come te, dicevo vabbè dai, prendo le distanze, evito il confronto. Poi invece di arrivare e dire onestamente che cosa sta succedendo, ci penso e poi dico la mia. E quindi la mia tendenza ora è di mandarli a cagare proprio anche bello netto. Comunque questo succede raramente. 4 volte su 5 la gente è entusiasta, una volta su 5 c'è quello che non ci arriva. Stavano passando proprio nel momento giusto. Sì, vabbè, capita ovviamente. Mettiamo qualcosa qui. Comunque la sensazione di regalare qualcosa al mondo. Io ho questo senso di essere in qualche modo utile, forse di dare un senso alla mia vita. Mi sembra di averlo trovato così, almeno un qualcosa ho trovato, poi magari si può trovare qualcos'altro, spero trovare qualcos'altro poi, però ho la sensazione di fare il mio dovere. È che uno secondo me ha la certezza che meglio di quello che hanno fatto loro è impossibile da rifare. Bene, quello che ha fatto Leonardo, quello che ha fatto Michelangelo, quello che ha fatto Raffaello è impossibile da superare, cioè non si può fare qualcosa di meglio. In realtà l'arte è soggettiva, l'arte è comunicazione. Come volevano comunicare nel 1400, comunicano oggi nel 2020, ma i mezzi sono diversi, chiaramente. Però si ha un po', come dire, la consapevolezza di dire quello che hanno fatto 600 anni fa è impossibile da rifare, cioè non c'è modo. La street art è un nuovo modo di fare arte. Michelangelo mica l'ha fatta la street art. Quindi sono solamente nuovi modi di comunicare l'arte. Un biglietto per Palazzo Pitti, per favore. Giorno dopo giorno dopo giorno torno in studio da Clet e gli faccio capire che sono un ragazzo intelligente, bello e in gamba. E a un certo punto ci crede anche lui. Sento che te lo posso dire. Volevo rimontare l'uomo comune. È una cosa per me importante, insomma, se ci stai mi farebbe piacere. Clet voleva che documentassi l'ennesima installazione dell'uomo comune al Ponte alle Grazie, dopo essere finiti in tribunale per processo penale. E secondo voi come diavolo avrei potuto rispondere? Tu sei pazzo, mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Comunque l'arte ti salva tanto, ti pulisce l'anima veramente, ti fa per qualche minuto dimenticare di tutto, cioè di tutti i problemi, no? Te vedi un bel dipinto, una bella statua, una bella opera e dici porca troia, ti dimentichi per un attimo, un po' come la musica, no? Ti porta su un'altra dimensione, è un po' l'evoluzione, siamo sempre a dire che il mondo era meglio prima, però anche oggi, insomma, la possibilità che tante cose siano aperte a tutte è una cosa bella, prima non era così, c'è stata comunque un'evoluzione, dai, non vediamo sempre in marcia ovunque, dai. Sono ottimista. Vai.
Lo vado a recuperare perché quando l'hanno smontato i pompieri l'hanno tagliato, quindi andava risaldato e vorrei verificare che il pezzo sia sempre a misura giusta, quindi lo recuperiamo, lo andiamo a provare. No, piccolo. L'uomo comune rappresenta un passo libero e se tu vai a chiedere l'autorizzazione di fare questo passo libero non è più un passo libero. Quindi io non posso, ma proprio non posso chiederla questa autorizzazione, non posso chiedere il permesso, perché se chiedo il permesso finisce tutto il senso dell'opera. Deve essere montato per forza in questo modo qua. È tornato a casa. Ok, G, il valore di quell'opera sta proprio nel fatto che non c'è un'autorizzazione nell'installarla. Se ci fosse, non avrebbe senso l'opera stessa. È una roba illegale e non possiamo farla. Io di perdere contratti e clienti non ci ho voglia. Tu neanche, quindi no, cazzo. È chiaro che per evitare problemi, implicazioni nell'atto stesso, nell'illecito cerca di non dare la prova che sei stato compartecipe dell'illecito. No, tutto qua. Ok. Tu che ne pensi, Mufasa? Beh, ma sai che per me l'arte viene prima di tutto. L'importante è che non ti devo venire a recuperare in questura. Sì, è una bella rottura di cazzo sta situazione. Nel senso, Clet installerà quest'opera senza autorizzazioni. Se sto lì a documentarlo sono a posto. Sarei uno spettatore, di certo non un complice. Ma a volte mi chiedo perché cazzo faccio quello che faccio. Faccio video, creo storie. Esattamente perché? La risposta la conosco, solo che a volte sembra che me lo dimentichi. Voglio lanciare messaggi e magari smuovere qualcosa nella testa di chi guarda. E per Clet è lo stesso, porca puttana. Per cui la ringrazio a nome della città. Bene. Arrivederci, buon lavoro. Siamo fermi e ancorati a questa bellezza. Se viene qualcuno che dà una smossa, io sono contento, perché comunque porterebbe novità, porterebbe argomenti, porterebbe discussioni, porterebbe un miglioramento. Però c'è anche da dire che il toro di Wall Street è stato messo abusivamente e oggi è il simbolo della borsa di New York. Non ho nessuna intenzione di fare il fenomeno raccontando la storia di Clet e lavarmene le mani. Quello che l'opera di Clet, l'uomo comune, rappresenta, lo sento davvero tanto. La paura del salto nel vuoto, il bisogno di libertà, il coraggio. Quello che state facendo è un gesto d'arte potentissimo. E il mondo vive di gesti e di simboli. Pensavo che sarebbe stato troppo facile per me documentare senza schierarsi. Quindi ti voglio dire che se vuoi, sono dei tuoi. Wow. E secondo te, quando installeremo l'uomo comune, cosa potrebbe andare storto? Che al momento dell'incasso non ci mettiamo troppo tempo, ma non c'è motivo. E lo stress che può crearci, la tensione, magari la paura che arrivi la polizia in quel momento, che ti stressa, che quindi comincia a fare le cazzate, ma secondo me neanche quello, perché entri dentro una specie di condizione quasi zen, no? In cui sai che sei sopra le righe. Quando cominci a star lì a montare, ormai sei una specie di treno che nessuno può più fermare, quindi dovrebbe andare bene. C'è da dire che da qui al nostro uomo comune non mancherà la vista. Capitano, sul posto, vai.
Andiamo. Vai. Vai. Dai. Vai, stai andando, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ci siete? Mettimelo giù. Passami la chiave. Deve essere super veloce perché non essendo autorizzato, se ti arriva la polizia in quel momento lì ti possono bloccare. L'importante è che non ti impediscano di farlo, quindi devi essere veloce a farlo. Se dopo arrivano, pazienza, ci parli. Intanto la storia la conosco, la conoscono. E quella sera, ragazzi, interpretate pure il finale come vi pare, da quella strada non passò nemmeno una volante.